Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con questa francesina molto pepata e dove se no, in territorio francese. Ragazzi, non avrei mai pensato di tornare al volante di una Renault e dire ma che figata! E per la cronaca, l'ultima Renault che ho provato è stata questa. Probabilmente è la mia esperienza a bordo della Formula 1 del team Lotus Renault è stato l'apice per me, l'apice. Ed essere oggi al volante di questa Renault pepata è un gran divertimento e essere al volante di questa macchina ha qualcosa di speciale per me perché mi fa riaffiorare la mia esperienza con la Formula 1, perché dopo tutto anche questa Renault ha a che fare con il team di Formula 1 della Renault. Questa qui, la Renault Megane RS F1 Team R26, ci ho messo un po' a ricordarmi tutto, per dirlo correttamente, è stata creata per celebrare la vittoria del team Formula 1 Renault nella stagione 2006, stagione in cui il team ha portato a casa la vittoria del campionato e tante vittorie grazie alla doppietta Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. Questa macchina si chiama R26, che è stato il nome scelto dal team di Formula 1 per chiamare la monoposto di Alonso. E oggi abbiamo deciso di farci questo giretto, tirare il collo a questa francesina nella sua terra. Qui siamo in territorio francese ed è a gusto guidare le strade così. E da italiano patriottico mi duole ammetterlo, ma i francesi le macchine sportive, pepata, trazione anteriore, le sanno fare. E questa, per essere una sportiva pepata con quotazioni che oscillano tra i 9 e i 18.000 euro, offre delle grandi qualità e contenuti che vi permettono di divertirti e andare veramente forte in queste strade tortuose. Forse la caratteristica più importante di questa macchina è il differenziale autobloccante meccanico, perché qui in queste curve mi sembra di essere come un treno sui binari. Questa macchina è piantata a terra, incollata, e soprattutto qui in queste curve riesco a scaricare perfettamente i 230 cavalli sviluppati dal motore 2 litri turbo, che purtroppo mi duole dirlo, ma aprendo giù tutto il gas non ha un sound che definirei sportivo e coinvolgente. E questa macchina qui è un esemplare del 2007 completamente originale, con solamente 62.000 km al suo attivo. Adesso, come potete vedere dal vetro, sta facendo 2 gocciarelline, nulla di preoccupante. Io spero che non aumenti di intensità, perché qui sotto abbiamo delle signore gomme che purtroppo non vanno molto d'accordo col bagnato. Invece sull'asciutto queste Michelin Pilot Sport Cup 2 sono gomme veramente impressionanti. Una volta che entrano in temperatura, tu entri, ingresso curva a velocità sostenuta e la macchina è perfettamente piantata a terra. Molti, quando acquistano una macchina sportiva, pensano subito a fare la mappa, l'assetto, tante modifiche per migliorare le prestazioni e le performance. Però una delle migliori modifiche che potete fare su una macchina sportiva è semplicemente cambiare le gomme, montando delle gomme performanti come delle semi-slick. Il comportamento della macchina cambia come il giorno e la notte, credetemi. Come potete vedere dalla targhetta, questa macchina è un'edizione limitata, è stata prodotta in 3.738 esemplari. Io personalmente credo che è la prima che vedo in Italia. E di questa colorazione, questo stupendo giallo perla, è una macchina che dà molto nell'occhio e desta molta curiosità. E non solo grazie al colore cattura l'attenzione, ma secondo me grazie anche alla sua linea, perché la trovo piuttosto originale. Penso che sia un tipo di design che o ami o odi, e secondo me
al design che troviamo sulla maggior parte di Otech moderne, questa macchina è un'auto che tuttora con questo design ha molto da dire. La trovo decisamente molto più originale, con una grossa personalità rispetto a molte Otech moderne. La macchina pesa circa 1350 kg, eppure risulta essere piuttosto agile e scattante in queste strade. Come dice anche questo sterzo, che trovo piuttosto diretto e preciso, mi piace molto. Motore abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Molto bella la pedaliera, però devo dire che il pedale a frizione forse lo trovo un po' troppo morbido, invece la leva del cambio la trovo piuttosto lunga. Pazzesco come, affondando tutto il gas a fine curva la macchina non dà segni di pattinamento. Il volante tende un pochino a strattonare, però tutta la potenza la riesce a scaricare senza problemi, facendoti quasi rimpiangere una trazione posteriore, perché io comunque sono dell'idea che anche le macchine anteriori, se fatte bene, sono macchine molto valide e divertenti da guidare. È una macchina concepita per andare ai track day, andare forte, divertirsi in strade così, ma ovviamente anche per essere utilizzata a livello quotidiano. Qui forse devo dire che a livello quotidiano questo assetto è decisamente scomodo, perché la macchina è molto rigida. Seppure questi sedili Recaro, che anche questa è un'impronta molto sportiva, sono molto contenitivi, ti tengono incollati nella posizione di guida, però tutto sommato a livello di comfort li trovo piuttosto piacevoli. Dov'è la targa poi? No, ma poi i fari? Niente. È vero. Seduti al volante e dando uno sguardo ai dettagli dell'abitacolo, non ti viene quasi neanche da pensare che questa è una macchina sportiva e piuttosto pepata, perché qui Renault non ha dato grandi tocchi per rendere l'abitacolo sportivo, a parte questi favolosi sedili Recaro. Sembra quasi di essere al volante di una Megane normale. E diciamocela tutta, i francesi non sono rinomati per la qualità costruttiva. Qui, toccando un po' tutte le plastiche, si può avvertire che Renault ha voluto dare priorità ad altre cose. Ma d'altro canto chi compra oggigiorno una di queste macchine usate sa benissimo che cosa compra e che cosa vuole da questa macchina, cioè le prestazioni e il divertimento. E questa è una macchina che riesce a offrire perfettamente entrambe le cose. Appena inizi a prendere confidenza con la R26, soprattutto anche con queste gomme semi-slick, fai quasi fatica a capire qual è il limite della macchina. E io penso che alle quotazioni attuali chi cerca un giocattolino pronto pista senza neanche metterci le mani sopra con le modifiche, penso che questa macchina sia piuttosto interessante, e considerando anche che è un'edizione limitata, diciamo tra virgolette, perché comunque hanno fatto più di 3.000 esemplari, io penso che questa macchina qui nel futuro potrà avere anche un interesse collezionistico. Ed eccoci giunti a un tornante. Arrivati a un tornante vi potete rendere conto che una grossa pecca di questa macchina è il fatto che questa qui, la leva del freno a mano, è molto scenografica e di design da vedere. Il problema è che manca la sostanza, perché non potete fare i classici freni a mano. Quindi complessivamente sì, io questa F1, non ripeto tutto il nome completo, la approvo in pieno, mi ha entusiasmato veramente tanto per le strade tortuose francesi. Adesso siamo ritornati in territorio italico e sto guidando in città, e devo dire che in città questo assetto è, mamma mia, scomodo a dir poco. Però tornando al discorso iniziale, alle quotazioni oderne tra i 9 e 18.000 euro, io penso proprio che questa macchina questi soldi li vale tutti. Io penso che prestazionalmente parlando questa macchina non ha nulla a cui invidiare alle Otech più moderne. Devo dire che l'accoppiata di differenziale autobloccante meccanico, motore 2 litri turbo e un bel
set di gomme semi slick. Questa macchina qui è un vero piccolo mostro da guidare in strade tortuose e in pista. Ecco, forse in città e queste strade così piene di dossi un po' meno. Io ringrazio Marlon, il proprietario di questa splendida macchina, il quale mi ha concesso questo test. E ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!